Ciao, questo è un video sempre sulle basi. Abbiamo parlato di percezione, poi abbiamo parlato di prospettiva, adesso parliamo di misure. Le misure sono molto importanti, quindi questo video è molto importante. Perché? Perché si inizia a in qualche modo capire come poter analizzare meglio l'oggetto che andiamo a disegnare, proprio cercando di capire le proporzioni, la forma, proprio misurando e quindi andando a cercare di imparare appunto le proporzioni dell'oggetto che andiamo a disegnare. Sono esempi molto semplici, sono una figura molto semplice che andiamo a vedere e i metodi sono due e vedremo qual è quello più eh, pratico. Iniziamo con questo, diciamo, questo metodo P. Vediamo che abbiamo un oggetto, eh, ha una larghezza e un'altezza, una larghezza T, andiamo appunto a misurarla, e un'altezza F. Vediamo che ad esempio nell'altezza F, nell'intera F, ci sono due T, cioè nell'intera altezza F è compresa in tutta l'altezza due volte la misura di T, quindi F è due volte T. E quindi abbiamo già una proporzione che ci dice che l'altezza F è due volte la larghezza. Poi ci servirà anche capire dove si trova questo punto, perché poi dovremo fare anche questo punto. Tanto è utile vedere come la metà dell'oggetto e la parte dove si restringe è a metà di F, quindi a metà dell'altezza totale si trova la parte che si restringe e abbiamo già degli elementi utili per capire appunto le proporzioni eccetera. Quindi tornando a questo pezzo, noi vediamo che questo pezzo si trova un quinto l'intera altezza. Siccome però quando andremo poi a disegnare è difficile a occhio inserire misure troppo piccole rispetto a misure troppo grandi come un quinto, un decimo, immaginatevi, prendiamo come esempio, se io devo prendere un'altezza, una misura, fare la metà è più semplice vedere anche a occhio dove è la metà. In fare un quinto bisognerebbe in qualche modo anche a occhio diventa un po' più complicato. Quindi siccome è un quinto, tutta l'altezza, si può fare così. Si può ripetere un quinto, quindi questo pezzo è un quinto, si fa una linea ausiliare a questa tratteggiata di nuovo un quinto e abbiamo ad esempio questa parte che dalla base alla linea tratteggiata un quinto, quindi a metà di questa parte si trova questa linea. Per trovare questa parte sarà facile perché siccome è sotto la metà si può mettere a occhio, poi si trova semplicemente la metà dalla base a questa linea tratteggiata e si trova a questo punto, poi andremo a vedere. Quindi è una linea ausiliaria che siccome un quinto sarebbe poi difficile mettere a occhio, ci aiuta a trovare appunto questo un quinto usando un po' questo metodo, perché avendo la metà, mettendo a occhio questa linea diciamo ausiliaria, ci aiuta poi a trovare la metà e quindi questa linea. Quindi abbiamo tutti gli elementi per costruire questa figura. Se noi andiamo a analizzare questo metodo invece è completamente diverso, cioè sono sempre misure, però in realtà non sono stato a numerare, a misurare, perché tanto non ne parlerò in realtà di questo metodo. Lo spiego solo per capire le differenze. È semplicemente un reticolato, una serie di quadrati, che se si prende un foglio, si ripete il reticolato uguale con lo stesso numero di quadrati, quindi una volta ridisegnato tutto il reticolato in un altro foglio, semplicemente si va a vedere le linee, questa linea dove si trova, questa linea dove si trova, nei vari quadretti, e si costruisce tutto l'oggetto. Quindi abbiamo una guida per costruire l'oggetto. Verrà molto più preciso di questo perché abbiamo molti più punti, però come capite, come si può vedere, è soltanto un metodo di riproduzione dell'oggetto, verrà anche preciso, però immaginatevi se si studia l'oggetto in questo modo e poi a memoria bisogna rifare il reticolato e a memoria inserire tutti i pezzi dentro i quadretti, sarebbe impensabile. Perché ho preso questo esempio? Ad esempio,
questo metodo si usa per fare ritratti, però appunto è solo un metodo di riproduzione. Perché ho voluto comunque vedere questo metodo? Perché questo metodo rappresenta un metodo di misurazione che è un po' di quei metodi che in realtà serve in qualche modo a riprodurre gli oggetti, ma è poco pratico perché è difficilissimo per ricordarsi tutto questo griglia con dove sono i punti, eccetera. E quindi capite bene che questo metodo è molto più semplice ricordarsi queste proporzioni. In questo caso si analizzano le proporzioni e anche attraverso dei moduli quanto all'altezza, le proporzioni appunto tra i vari elementi. Invece questo è solo un metodo di riproduzione difficilissimo poi da ricordarsi a memoria. Quindi pratico e utile se si vuole riprodurre un'immagine così com'è, ma poco se poi si deve fare appunto capire un'immagine e poi disegnarla a memoria o assimilare le misure per poi in qualche modo riprodurre l'oggetto a memoria o facendo poche misure. Quindi nel mio canale non si affronterà mai, non si parlerà mai di questo metodo, ma sempre misurazioni che fanno parte più di questo tipo di diciamo analisi o misurazioni sugli oggetti o sulla figura, eccetera. Quindi adesso andiamo a fare un esempio pratico proprio di come usare queste misurazioni. Adesso andiamo a fare un esempio pratico di come poter utilizzare queste misure, questo metodo di misurazione. Io parto dalla larghezza, ma si può anche partire dall'altezza, quindi non è un problema. Adesso vado a fare l'asse centrale dell'oggetto, poi stabilisco una larghezza, decido quanto è largo l'oggetto, poi so che l'altezza è 2 volte t, quindi 2 volte la larghezza, e a occhio appunto metto 2 volte t, quindi 2 volte la larghezza, e trovo l'altezza. Quindi ho già la larghezza e l'altezza. A metà si trova questa parte che si stringe e quindi ho già una buona parte dell'oggetto, di misure dell'oggetto che mi permettono già di appunto realizzare l'oggetto nella sua larghezza, altezza anche nella parte centrale. Poi dobbiamo andare anche a trovare questo punto, questa linea, e usiamo come riferimento la linea ausiliaria tratteggiata che si trova un pochino sotto la parte centrale e la mettiamo a occhio un po' sotto la parte centrale, poi sappiamo che a metà tra la base dell'oggetto e la linea ausiliaria c'è questa linea, la parte che si cercava. Ecco che abbiamo già tutte le misure necessarie per completare l'oggetto, quindi mano libera, senza righetta, così, e soltanto con semplici misure che servono a realizzare l'oggetto anche in maniera abbastanza proporzionata rispetto all'immagine di riferimento, quindi con poche misure in maniera molto semplice. Adesso proviamo a farlo a memoria, quindi sappiamo le misure, abbiamo elementi sufficienti per costruire la figura a memoria, quindi senza avere l'immagine di riferimento davanti. Non sto a commentare perché rifaccio le misure di prima sempre, quindi è sempre uguale. Però era per far capire che poi il fine è andare a disegnare l'oggetto a mano libera, senza righetta, a memoria, conoscendo misure e proporzioni, e poi lo scopo è questo. Quindi tutto nel mio canale, quando si parla di misurazioni, sono tutte fatte per arrivare poi a disegnare gli oggetti, la figura, eccetera, a mano libera, conoscendo le misure e proporzioni e avere un po' più di sicurezza quando si va a disegnare l'oggetto. Quindi per chi si avvicina al disegno da poco, a questi metodi da poco, magari può vedere con un po' di diffidenza quando si parla, può avere un po' di diffidenza quando si parla di misure, eccetera, no, perché poi il fine è comunque disegnare a mano libera e avere però un disegno più controllato dalla conoscenza delle proporzioni delle misure. Ne riparleremo e va bene, il video comunque è finito e poi comunque se ne riparlerà. Ciao ciao!